Vediamo in questo video un metodo per sbloccare schemi mentali limitanti ed emozioni negative. Le emozioni sono quelle che gestiscono i nostri schemi mentali, costruiscono i nostri schemi mentali. Vediamo che cosa sono intanto le emozioni. Beh, le emozioni hanno diverse componenti, per prima cosa. Emozione significa energia in movimento. Una componente delle emozioni è la componente sensoriale, cioè noi quando proviamo un'emozione abbiamo i sensi attivati. I sensi attivati possono essere ad esempio il senso propriocettivo, possiamo sentire dentro di noi, che ne so, un blocco allo stomaco, oppure un nodo alla gola, o un nodo alla gola, o il groppo in gola, o un peso sullo stomaco. Insomma, sono tutte sensazioni fisiche propriocettive prodotte dalle emozioni. Poi le emozioni hanno anche una componente neurovegetativa, cioè eh, cambia il nostro battito cardiaco, può cambiare la respirazione, può cambiare insomma, la conducibilità elettrica della pelle, cioè ci sudano le mani, insomma ci sono tutta una serie di segnali tipici delle emozioni. E poi abbiamo, per così dire, anche una componente motoria, cioè entriamo in movimento, entriamo in agitazione. E c'è anche una componente immaginativa nelle emozioni, cioè possiamo visualizzare, possiamo immaginare, magari anche a livello subliminale, abbiamo delle immagini mentali, possiamo dirci delle cose con il nostro ipnotista interno che ci parla. Quindi le emozioni sono un qualcosa di abbastanza complesso, con tante componenti. E le emozioni che reputiamo negative, perché le reputa la nostra parte logica negative, sono quelle che in qualche modo sono connesse alle paure, perché le paure in tutte le loro forme, diciamo, dalla paura dell'abbandono, la paura del rifiuto, la paura di essere giudicati male, le paure in generale, insomma, sono tutte emozioni che vengono etichettate da un punto di vista logico come negative. E allora, se vogliamo sbloccare questi schemi mentali, in queste emozioni negative, dobbiamo capire meglio come viene gestita la paura dal nostro cervello, perché il nostro cervello è l'organo che gestisce, se vogliamo, la nostra vita in generale, diciamo, è l'hardware che utilizza la nostra coscienza, se vogliamo dire, oppure la nostra anima, per chi preferisce parlare di anima. E quindi quale parte del cervello si occupa delle emozioni, della paura soprattutto? Ma gli studi, il nostro cervello è ancora in larga parte, diciamo, un mistero, ma alcune parti sono state comunque studiate e comprese. Le emozioni vengono gestite dalle amigdale. Le amigdale sono delle zone, diciamo, del cervello dietro praticamente i nostri occhi, più o meno, nella parte interna, quindi fanno parte di quello che viene chiamato il cervello mammaliano, cioè il cervello che dividiamo in comune con i mammiferi, quindi sono dietro i lobi temporali in una zona abbastanza centrale del cervello, nascosta all'interno. E le amigdale utilizzano, diciamo, cioè fanno generare in funzione di stimoli sensoriali che noi riceviamo delle emozioni, cioè quindi mettono in moto il sistema neurovegetativo, il rilascio di tutta una serie di ormoni, per cui cambia la nostra vita quando siamo soggetti a una paura forte, perché fondamentalmente in passato la paura serviva alla sopravvivenza dell'essere umano, perché quando
diciamo, l'essere umano percepiva attraverso i suoi sensi, quindi la componente sensoriale, un predatore, un nemico, quello che fosse, la paura, quindi le amigdale scatenavano la paura e la paura dava l'energia necessaria a una reazione, che poteva essere una reazione di lotta o una reazione di fuga, la fight or flight response, la risposta quindi di fuga, di lotta o di fuga. E da piccoli noi abbiamo, diciamo, imparato, abbiamo avuto degli stimoli sensoriali che ci hanno generato delle paure, per cui le amigdale si attivano in questi casi generando lo stesso tipo di reazione che avevano i nostri progenitori primitivi quando dovevano prepararsi alla lotta o alla fuga. E queste, diciamo, parti del cervello profonde sono collegate a delle aree del corpo molto interne, ad esempio le viscere, perché quando uno ha paura e quindi deve prepararsi a una reazione di lotta o di fuga, deve bloccarsi l'azione intestinale, non possiamo disperdere sangue e energie per il processo di digestione. Il processo deve bloccarsi e tutto il sangue e l'ossigeno deve andare alle zone deputate alla lotta o alla fuga, agli arti, agli arti superiori, agli arti inferiori. E quindi le amigdale hanno il controllo, diciamo, delle parti più viscerali dell'essere umano. Le parti, se vogliamo, più primitive, perché il nostro cervello controlla anche le nostre zone più interne, le viscere, il cuore, il battito cardiaco o un peso sul cuore quando viviamo un'emozione forte, oppure un battito cardiaco accelerato. Ecco quindi che questi schemi ci danno la possibilità di poter interagire sulle emozioni partendo dal corpo, perché se è vero che l'emozione dà dei cambiamenti sulla fisiologia del corpo, deve essere anche vero il contrario, che cambiamenti sulla fisiologia del corpo devono dare cambiamenti nelle emozioni e cambiamenti negli schemi mentali. Quindi se noi proviamo un'emozione negativa, per prima cosa dobbiamo visualizzare, concentrarci su questa emozione negativa, prenderne atto, intanto nasconderla non serve a niente. Una volta che ne abbiamo preso atto, che la sentiamo, dobbiamo cercare di accoglierla semplicemente pensando al fatto che questa emozione non è cattiva in generale o ci vuole fare del male o ce l'ha con noi, è semplicemente una risposta inadeguata a stimoli che non sono più quelli, a vecchi stimoli fondamentalmente, a vecchi stimoli che non risalgono probabilmente neanche più alla nostra ontogenesi, ma risalgono addirittura alla nostra filogenesi, allo sviluppo, perché noi ci portiamo dentro tutta quella parte di evoluzione primitiva che da un punto di vista temporale è sicuramente molto superiore alla civilizzazione dell'essere umano. Ecco quindi che una volta che l'emozione è stata accolta, dobbiamo renderci conto in quale zona, qual è la connessione tra l'emozione e il nostro corpo, cosa si sta provocando sul nostro corpo. Normalmente le emozioni negative derivanti dalla paura vanno ad attaccare, tra virgolette, le parti del nostro corpo più interne, lo stomaco, alle volte la respirazione, possono generare angoscia, nausea, oppure un blocco intestinale, insomma, tutta questa zona qua. Una volta che noi abbiamo colto in quale zona sta andando a agire l'emozione e quindi questa zona della fisica è collegata all'amigdala fondamentalmente, dobbiamo spostare l'attenzione in altre zone del nostro corpo collegate ad aree del cervello più, tra virgolette, evolute, quindi che fanno parte della neocorteccia, che è come dire, ciò che differenzia l'essere umano dal mammifero. E queste parti, ad esempio, sono collegate alle mani, perché l'essere umano, a differenza, vedete, di
tutti gli altri mammiferi, anche dei primati, soprattutto il pollice è retroverso, la gestione delle mani è molto più fine. È questo che ha permesso un'evoluzione maggiore all'essere umano rispetto alle scimmie, ad esempio. Sembrerà una cosa strana, dice, ma è possibile che... E invece pare che proprio l'evoluzione dell'essere umano sia avvenuta, si sia sviluppata maggiormente, quindi la parte cognitiva, una buona parte è dovuta ad esempio al fatto che il pollice è retroverso e quindi l'essere umano ha acquisito una manualità e quindi la capacità di costruire degli oggetti e di utilizzarli, di ingegnarsi, che i primati non hanno. I primati che sono, come dire, i mammiferi che sono più simili, anche da un punto di vista di patrimonio genetico, all'essere umano. Alcune scimmie hanno una piccola differenziazione genetica rispetto all'essere umano, non eccessiva, piccola, però hanno caratteristiche e quindi le mani, soprattutto le mani, il pollice, sono collegati ad aree del cervello della neocorteccia, che è la parte che distingue l'essere umano dai mammiferi. Quindi portando l'attenzione nostra mentale sulle mani e facendo shiftare, diciamo, l'emozione dal punto dove l'abbiamo trovata alle mani, andiamo a gestire il tutto non più con l'amigdala ma con la neocorteccia, e la neocorteccia è quella parte del cervello che è più legata alla nostra ontogenesi, cioè al nostro sviluppo personale, ed è quella parte per la quale 2 più 2 fa 4, che sa che non è collegata a vecchi schemi, e quindi l'emozione, dopo che viene trasferita, diciamo, fisicamente, direi, dal punto dove si trovava originato, dove l'amigdala l'aveva focalizzata, in altre zone, ad esempio le mani, ma anche la bocca, perché il linguaggio che hanno gli esseri umani è molto più articolato rispetto a quello che hanno i mammiferi, quindi la bocca e l'articolazione della bocca, della lingua, è molto superiore nell'essere umano rispetto agli altri mammiferi ed è gestita da quella parte del cervello che caratterizza, che distingue l'essere umano dal primate, ed è quindi importantissimo in questo passaggio, diciamo, che l'emozione passa sotto la gestione di un'altra parte del cervello, un'altra parte che la saprà comprendere, la saprà gestire molto meglio, e quindi automaticamente l'emozione perderà tutto quel carico atavico di negatività e vedremo le cose in modo diverso, perché utilizzeremo una parte più evoluta del cervello, che è quella tipica dell'essere umano. Questo semplice esercizio ci consente di sbloccare schemi mentali atavici e di avere la possibilità di gestire molto meglio le nostre emozioni. Poi c'è un metodo, diciamo, che consente di, una volta che queste emozioni sono passate sotto il controllo della parte della neocorteccia fondamentalmente più evoluta del cervello, possiamo andarla a ristrutturare, in modo tale che poi quando ritornano, dovessero ritornare indietro, non sono più come erano prima. E quindi abbiamo messo in atto tutto un processo di ristrutturazione, si chiama metodo di ristrutturazione in 6 fasi, che ci consente veramente di sbloccare schemi mentali atavici ed emozioni negative. E l'ingegneria della seduzione ha studiato questo metodo anche con altre scienze, insomma. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://www.seduzionevip.com. Ciao a tutti!